Vuoi fare una diretta in chiesa fatta per bene, però pensi di non avere abbastanza soldi? Vatti a trovare un lavoro. No, a parte gli scherzi, se vuoi fare una diretta per bene in chiesa, allora questo è il video per te. Ciao a tutti, mi chiamo Gioele Capuano, sono un worship leader di una chiesa a Città della Pieve in provincia di Perugia e in questo canale faccio video e tutorial che aiutano altri leader a implementare la tecnologia in chiesa per affrontare questa società moderna in cui viviamo. Quindi se vi piacciono questi tipi di video non vi scordate di iscrivervi al canale perché quasi l'80% delle persone che guardano questi video non sono iscritti al canale, quindi per favore fatelo, così riceverete sempre i nuovi video e attivate la campanellina così riceverete sempre le notifiche. Allora, in questo video tratteremo di come si fa una diretta fatta per bene in chiesa. Quindi se voi siete scocciati di fare la diretta semplicemente con il cellulare che si vede e si sente veramente male, ma pensate di non avere abbastanza soldi o di non saperne abbastanza per fare una diretta a livelli medio-alti, questo video fa veramente per voi. Allora, dividerò questo video in 3 sezioni, in video, audio e programma per catturare video audio e per poi fare la diretta. Allora, le divido in queste 3 sezioni, diciamo, sapendo però a priori che dovreste già avere un mixer, perché se non avete un mixer in chiesa, cioè non dovete stare in questo video perché dovete prima prendervi un mixer, e un computer abbastanza buono. Però la buona notizia è che i computer di oggigiorno vanno quasi tutti più che bene, a meno che non c'hai un computer proprio scrauso di china.com, però dovrebbe andare bene. Un computer deve essere, penso, almeno un Core i5 e deve avere una buona scheda grafica, almeno 8 GB di RAM. Però quasi tutti i computer di oggi hanno questi requisiti, quindi va più che bene. Allora, iniziamo con il primo punto, video. Allora, avete bisogno di un dispositivo che cattura il video, che cattura il pastore che predica, che cattura la musica, la corale, come volete chiamarla, e la porta in questo computer che ha il programma per poi mandarlo in diretta. Allora, questa è la cosa, diciamo, che costa di più, perché se volete avere un buon video dovete spendere questi soldi. Per esempio, questa telecamera che sto usando io adesso va più che bene, sto registrando video in Full HD a 50 fps e va benissimo. Io consiglierei di iniziare da questa telecamera che costa veramente poco, costa solamente 5.300 euro, ma va più, no, sto scherzando, costa solamente, adesso mi sa che viene solamente 160 euro, che vi dico veramente per quello che fa è veramente poco e conviene. E a prezzo inferiore di questo purtroppo non si trova niente, perché pur esistendo che possono registrare video non possono mandare il segnale per fare la diretta. Quindi, parlando di mandare il segnale per fare la diretta, come si fa a mandare il segnale dalla telecamera al computer per catturare, diciamo, in diretta il video? Allora, avete bisogno di un cavo che passa da mini HDMI, che è l'uscita della telecamera, a HDMI normale, scusate, che poi può catturare il video, il computer. E questo ovviamente deve essere della lunghezza che cioè dalla vostra telecamera a dove sta il vostro computer. Però un computer purtroppo non può da sé catturare il video, almeno che non è integrato nel computer, ma i computer normali non ce l'hanno, a meno che non ve lo fate mettere voi di proposito, ovvero c'è bisogno di un dispositivo di cattura video. Che cos'è questo? Semplicemente prende l'uscita video HDMI della telecamera e lo converte in USB, che si attacca nel computer. È USB 3.0, ma la maggior parte dei computer moderni ce l'hanno, e in modo che il computer possa riconoscere questo segnale video e che potete poi mandarlo in diretta. Purtroppo anche questa
anche se sembra una cosa piccola, questa cosa costicchia. Allora, il più economico che ho trovato, quello che uso io appunto, si chiama Elgato Game Capture HD. È un piccolo dispositivo che appunto ha l'entrata HDMI e che diventa USB. Ci sono altri dispositivi che hanno qualità migliore, specialmente quelli di Blackmagic, però costano dai 300 euro in su e non conviene. Allora, questo è per prendere il segnale da una telecamera e metterlo nel computer. Ma se vorreste avere più telecamere, come si fa? Potreste fare la stessa cosa che fai con questa telecamera e prendere il dispositivo di cattura e stesso discorso, puoi cambiare poi, come vedremo dopo, nel programma appunto puoi cambiare la inquadratura. Però questo ha due problemi. Uno, diventa abbastanza costoso per quei piccoli adattatori che vi ho parlato prima, perché se ne pensi per 2 telecamere 200 euro, insomma minimo 200 euro, 200 euro a salire, è abbastanza costoso. E il secondo problema è che questo metodo sovraccarica abbastanza il computer. Se non hai un computer molto potente, questo può sovraccaricare. Io uso questo metodo, però sovraccarica parecchio il computer e a volte abbiamo avuto dei problemi abbastanza gravi, ha smesso la diretta appunto. Quindi se vuoi avere più di 2 telecamere, dai 2, 3 fino a 4 telecamere, c'è un dispositivo sempre di Blackmagic, si chiama Blackmagic Ultra Studio Mini se non sbaglio, e questo ti permette appunto da questo dispositivo a cambiare le varie inquadrature. Però questo costicchia 300 euro mi sa va circa, però se ci pensate conviene, perché potete avere 4 inquadrature a soli 300 euro rispetto a se avreste 4 telecamere con 4 piccoli dispositivi, 100 euro l'uno, e poi il computer si scoppia, quindi non conviene. Ed ecco, questa è la parte del video fatta. E allora voi direste, allora sto a posto così, ho la telecamera che c'è l'audio e il microfono interno e va più che bene. Vi sbagliate alla grande. Adesso vi faccio sentire com'è l'audio interno della telecamera, e questo è adesso con questo microfono qua. Sentite la grandissima differenza che c'è, e questo è solamente io che sto parlando in questa piccola stanza. Figuratevi in una chiesa medio grande con quelli che cantano, il pubblico eccetera, si sentirebbe veramente una schifezza. Quindi vi prego, non lo fate. Io reputo che l'audio è allo stesso livello, se non dovrebbe avere la priorità sopra il video, perché preferirei avere un video di peggiore qualità rispetto a un audio di peggiore qualità, perché realisticamente se voi guardate un video e la qualità non è tanto buona, non vi piace alle orecchie, quindi preferireste non guardarlo. Quindi passiamo alla seconda sezione, audio. Allora, come ho detto prima, per l'audio cosa c'è bisogno per iniziare? Perché sempre per iniziare, perché ci sono sempre metodi migliori, però per iniziare basta avere il mixer che usate per la chiesa. Mixer che sia analogico o digitale non è uguale, però funziona comunque. Sarebbe meglio avere un mixer digitale perché ti permette di avere un tantino più di flessibilità, però va più che bene anche un mixer analogico, perché come ho detto in Italia su queste cose siamo rimasti un po' indietro. Alcuni hanno i mixer analogici e va bene. In futuro farò video magari che spiego perché conviene avere un mixer digitale, però supponiamo che avete un mixer analogico, e anche per il digitale è la stessa cosa. Cosa dovete fare? Prendete delle uscite che avete dal mixer. Allora avrete sicuramente le uscite principali sinistra-destra che mandate alle casse. Magari non lo sapete, ma sul mixer avete altre uscite che di solito si chiamano AUX, uscite AUX. Sul digitale si chiamano non per forza AUX, si chiamano anche AUX, ma si possono chiamare anche solo uscite in più. Allora dovete prendere questa uscita, solitamente l'uscita è un cavo Canon, e dovete mandarla similmente come avete fatto con il video col cavo HDMI, dovete mandarla al computer. Però stesso discorso del video, il computer non può catturare in sé per sé l'audio. Cosa dovete fare? Dovete avere una di queste cose qua che sto usando anche adesso per registrare questo video. Cos'è sta cosa? È una scheda audio. La scheda audio, stesso discorso del video, ti permette di
prendere il segnale che stai mandando, in questo caso audio, e te lo converte in, diciamo, un formato digitale per fare la diretta. E queste cose di solito costicchiano, come quello per il video, costicchiano dai 100 euro in su. Però questa qua che sto usando io adesso, che potete vedere la qualità non è tanto male, costa solamente 30 euro. È un affarone assurdo. Andate subito nei negozi Media World Euro. Ok, e basta. A parte gli scherzi, questa conviene, dai. Non sarà come quelle da 100 euro, ma 30 euro, dai, va più che bene. Questa è la Behringer UM2. Ha 2 entrate, voi ve ne serve una. Meglio di così. Allora, quindi prendete questa, ve la consiglio. Se volete andare a qualcosa di meglio, ci sono quelle della Scarlett, ma sinceramente 100 euro per una scheda audio non ce li vado a spendere se è solo questo il lavoro che devo fare. Semplicemente questa cattura l'audio e lo manda nel programma. Allora, come fai però a controllare quanto di voce vuoi mettere nella diretta, quanto di chitarra, quanto di tastiera? Come ho detto prima, l'aux è un'uscita completamente separata rispetto alle uscite principali che mandate alla congregazione e ha dei volumetti che voi potete controllare. Sul mixer analogico di solito è sotto l'equalizzazione e da lì potete mandare quanto volete degli strumenti. Per esempio, non mandereste mai il metronomo in cuffia perché nessuno vuole ascoltare il metronomo, giusto per dire. Quindi lì controllate, e per questo sarebbe meglio un mixer digitale rispetto a un analogico, perché vi permetterebbe di controllare questi volumi su un dispositivo mobile come un cellulare, un tablet, anche un computer. Quindi chiunque starebbe, diciamo, davanti al computer della diretta che sistema le varie cose potrebbe lì per lì controllare i vari volumi con per esempio un paio di cuffie e sistemare a seconda della situazione. Quindi per questo sarebbe meglio un digitale, però anche con un analogico potete sistemare il volume e sperare per il meglio. Quindi questo è l'audio fatto. La terza e ultima sezione è che programma usare. Allora, ci sono veramente tanti programmi che potete usare per catturare l'audio e video e poi mandarlo in diretta. Però costano, alcuni devi pagare al mese, alcuni devi pagare all'anno, alcuni costano un prezzo esorbitante. Quindi io vi consiglio questo programma qua che si chiama OBS. Allora, questo video è sponsorizzato da OBS, no, sto scherzando, questo programma è completamente gratuito e fa ugualmente, non proprio tutto, ma per quello che vi serve va più che bene per fare una diretta su YouTube, su Facebook o quello che volete fare. Quindi vi consiglio questo programma OBS per usare questo audio, questo video per poi mandare in diretta, e potete fare tante cose come mettere diverse sezioni, diverse angolazioni come vi ho detto prima, per poi mandare in diretta. Però è un po' complicaticcio, diciamo, da iniziare, perché non è molto intuitivo come programma. Però vi prometto che a breve farò un video che proprio vi spiega in dettaglio come si può prendere tutto questo che vi ho detto e per fare una diretta. Però per adesso mi fermo qui, perché questa era solo una piccola introduzione su come si può fare una diretta in chiesa e non con un semplice cellulare, che realisticamente parecchi di noi lo facciamo ancora, però fa un pochino schifo, quindi proviamo a iniziare così. E tutto quanto dovrebbe costarvi meno di 300 euro, che secondo me è veramente un ottimo prezzo per iniziare a fare le dirette per bene. Su meno di così non si può proprio. Se non avete 300 euro andate a cogliere un paio di olive e fatevi sti soldi, dai, ce la facciamo. Poi ci sono ovviamente metodi migliori su come si può fare una diretta, oltre a comprare telecamere e attrezzature migliori. Per esempio, molte chiese quello che fanno è non usano il mixer della chiesa per fare la diretta, ma comprano un mixer separato per poi lì per lì usare equalizzazioni diverse, compressioni diverse.
ma devi avere comunque un mixerista a parte, ma parecchie chiese come la mia non abbiamo manco un mixerista per la chiesa, figurati un mixerista per la diretta. Poi per esempio ci sono anche alcuni programmi tipo come Pro Tools che hanno dei template che tu puoi usare l'audio per rendere migliori, ma costano dai 500 euro in su, quindi anche questo diciamo è un metodo più avanzato. Quindi per adesso secondo me questo va più che bene per iniziare a fare le dirette con una qualità medio-alta. Quindi se vi è piaciuto questo video, per favore, come ho detto all'inizio, per favore, iscrivetevi al canale, mi aiuta veramente tanto e mi incoraggia, e così anche nel futuro riceverete sempre notifiche su quando metterò video nuovi se vi interessano. E mettete mi piace, e se avete domande su qualcosa che ho detto che non avete capito, qualcosa che magari ho saltato o qualcosa che proprio non avete capito e basta, non esitate a mettere un commento nel video, o come dico sempre seguitemi sui social, anche quello, uno mi aiuta, due vi prometto che lì vi rispondo subito perché sto sempre sui social. No, non è vero, quindi vi risponderò subito se avete qualche domanda. Quindi grazie mille per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video. Grazie mille, ciao ciao!